Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarlo col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto inquadriamo la vostra settimana, quindi le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo proprio con la carta della nave, che indica anche eventualmente una partenza, una trasferta, un'avventura, perché è proprio legata al viaggio. Quindi per molti di voi che magari sono in vacanza, ovviamente sempre meglio staccare anche un po' la spina per chi non lo è. Altrimenti questa carta ci può parlare di cambiamenti importanti, di miglioramenti, di vivere qualcosa di bello, di positivo, che può riguardare i nostri desideri, anche magari di ottenere un buon risultato, quindi proprio un qualcosa che prende il via, il largo e magari dei nuovi progetti, delle cose che se non avete possibilità di realizzare in questo momento, magari incominciare ad iniziare a programmare potrebbe essere l'occasione giusta. Anche questa carta in realtà ci parla di valutazione, di osservazione, di pianificazione e quindi di non aver assolutamente fretta e di procedere proprio per step, cioè di essere molto concreti, molto pratici, usare la logica, pianificare, forse farsi aiutare da qualcuno nello specifico. Infatti qui abbiamo la carta dell'uomo che può riferirsi veramente a un uomo che può aiutarci, sostenerci, oppure potrebbe essere anche una figura in senso lato, visto che è una stesura generica, magari una persona molto utile, molto concreta, quindi come carattere abbastanza preciso e attento che ci può aiutare e sostenere. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ricordo che alcune cose possono riferirsi anche a chi vuole sapere di amicizia e famiglia e quindi vediamo cosa vogliono dirci le nostre carte. Troviamo lì là che ci porta una bella emozione, qualcosa di positivo, o anche il momento di godersi qualcosa senza fare troppi programmi. E abbiamo visto dalle energie principali che ci sono dei momenti nello specifico che hanno bisogno proprio di cura, di attenzione. Secondo me riguardano quei grandi progetti, quelle cose che abbiamo per forza bisogno di programmare e valutare. Invece per le dinamiche, quelle relazionali, abbiamo bisogno di cogliere il momento, di goderci un qualcosa che potrebbe fuggire via, quindi a maggior ragione appunto prendiamocelo in pieno, perché poi alcune cose possono essere un po' difficili, troviamo sia un possibile conflitto, sia delle promesse che potrebbero non essere mantenute, dipende da quello che state vivendo, quindi se ci sono delle cose che vengono dette e sapete già di rientrare in alcune dinamiche e che poi non vengono mantenute, allora queste possono essere un po' fastidiose. Ci possono essere delle promesse che non vengono mantenute non
diciamo per causa esterna, quindi che non dipendono, da voi, e allora a maggior ragione ecco perché saltano fuori alcune carte di concretezza, di cura, di attenzione e di pianificazione, perché magari ci possono sfuggire dei dettagli importanti e allora poi entriamo in conflitto perché non abbiamo attenzionato un qualcosa, non abbiamo programmato bene alcune cose che dovevamo fare. Vale per situazioni nel corso della settimana, vale soprattutto, come vi dicevo, se state programmando ad esempio un viaggio o dei progetti che riguardano proprio voi come coppia o un'amicizia o qualcuno della famiglia. Per i single cosa vogliono dirvi? Che possibili conflitti o incertezze possono riguardare, scusate, una frequentazione, una persona, di interesse. Il fatto che ci sia il rododendro ci mette un po' in allerta, e cioè con chi abbiamo a che fare. Potrebbe non essere la persona giusta, potrebbe essere una persona impegnata, potrebbe esserci anche, freddezza, una chiusura. Quindi se, vedete che, c'è già un blocco, una resistenza, qualcosa che non ci porta neanche alla possibilità di parlare, di incontrarsi e quindi esserci questa, chiamiamola, chiusura, allora forse potrebbe essere il momento giusto di affrontare questa situazione e cercare di andare oltre. Altrimenti sì, effettivamente se c'è, già una frequentazione in corso, ci potrebbe essere un distacco, un allontanamento, una specie, chiamiamola, di chiusura. Può essere definitiva, può essere momentanea, questo ovviamente non lo si può vedere da una stesura così generica, però in qualche modo possiamo intercettare qualcosa che ci può essere utile per riflettere. Troviamo allegria, messaggero e donna maritata per le questioni, quelle più pratiche del lavoro e delle finanze. Ecco l'allegria che arriva a dirci di cose positive, e cioè liete notizie, questa ha a che fare con i viaggi, con le soddisfazioni, anche con momenti di stabilità lavorativa o di gioia, divertimento, perché no, ci sta anche nell'ambiente lavorativo, quindi può voler dire situazioni che migliorano, relazioni lavorative che si distendono o che si può trovare un accordo, un'intesa. Il messaggero fa riferimento a possibili viaggi, ma ci sono varie carte, effettivamente come abbiamo visto sin dall'inizio, che possono riguardare questa cosa. Direi di approfondire di più il fatto che con il messaggero può arrivare anche un'offerta vantaggiosa, anche un guadagno, un possibile aumento o buoni propositi che voi già avete, che potete realizzare e quindi riuscire a mettersi nella strada giusta, nelle condizioni giuste. Proposte, offerte, diciamo magari questo è proprio utile per chi è alla ricerca. Queste proposte possono essere valutate e quindi ecco il clima di, serenità, però, più di tranquillità, che può aiutarvi a gestire i prossimi passi. Quindi è qui che dovete fermarvi un attimino e valutare queste proposte, altrimenti si recupera un po' di serenità, perché la lucidità, la chiarezza e la determinazione vi può essere utile a impostare un nuovo percorso, di ricerca, e che magari può essere molto più positivo e costruttivo per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!